Oggi vediamo quanto è semplice prendere una pesca, il nocciolo che è all'interno, lo spaccheremo, prenderemo la mandorla e con il trucco del frigorifero avremo una piantina in soli 30 giorni. In natura questo frutto di pesco, che sarà maturo a giugno-luglio, cadrebbe per terra, marcirebbe pian piano, rimarrebbe solamente il nocciolo nel terreno e l'anno successivo, quando è marzo-aprile, da questo nocciolo nascerebbe una piantina. Questo processo si chiama vernalizzazione, ma noi con il trucco del frigorifero, prelevando solo la mandorla all'interno, faremo simulare questo passaggio dell'inverno e della primavera, quindi questi 8-9 mesi, in soli 7-8 giorni. Posso garantirvi che sulle vecchie varietà la genetica del pesco rimane costante nel tempo, si riproducono appunto piante da nocciolo che daranno sempre frutti uguali, identici alla pianta madre. Non occorrerà quindi mai innestare. Mentre su frutti che voi comprate al supermercato nascerà una pianta che darà frutti che possono essere molto simili al frutto che voi assaggiate, ma a volte molto diversi. Diventa quindi anche una scommessa vedere che frutto uscirà. Ci sono piante che danno sempre ottimi frutti, diversi dalla pianta madre ma squisiti, alcune che invece danno frutti di scarso valore. A quel punto occorrerà eventualmente innestare. Ma andiamo subito al video e non ci perdiamo in altre chiacchiere. Quello che ci occorre è semplicissimo, una pesca matura, mi raccomando, matura, e preleviamo il nocciolo all'interno, la tagliamo in due in questo modo qua e preleviamo solamente il nocciolo. Eccolo qua, semplicissimo da fare. Adesso noi dobbiamo lasciare un paio di giorni questo nocciolo in pieno sole in modo che si asciuga bene. Quando lo andremo a spaccare per prendere la mandorla all'interno sarà più semplice il lavoro. A questo punto armatevi di un martello bello pesante e iniziate pian piano a spaccare il nocciolo. Dovete fare la massima attenzione e non rovinare la mandorla interna. Si mette il nocciolo su un piano molto duro e di taglio rispetto al pavimento. A questo punto con un martello pian piano battiamo sulla parte opposta, quindi in questo lato poggerà il pavimento, sull'altro lato poggerà il martello con la sua forza ed i suoi colpi, fino a che pian piano io riuscirò a spaccarla. Sempre colpi delicati, mi raccomando. Il passo successivo è quello di prendere dei contenitori, questi qua da frigorifero, quelli che hanno il coperchietto, guardate voi la dimensione, più o meno grandi, non importa, segnate sopra la vostra varietà di pesca e prendete un tovagliolino e lo ritagliate perfettamente della stessa dimensione della vaschetta. Adesso dobbiamo inserire la nostra mandorla. Prima di farlo, con uno spruzzino ed acqua inumidiamo ben bene il fondo, quindi lo Scottex si bagnerà. Mettiamo la mandorla corrispondente alla varietà, mettiamo sopra l'altro tovagliolino e inumidiamo di nuovo. Deve essere ben bagnato, ma senza esagerare, non deve colare acqua. Le vaschette le dovremo mettere nel reparto del cassetto della frutta, in questo modo qua, e poi chiudiamo. Controlliamo ogni 3-4 giorni, le apriamo e aspettiamo che germinino. Eccoci qua ragazzi, sono passati solamente 7 giorni da quando ho messo in frigorifero le mandorle. Guardate qua che spettacolo! In 7 giorni nascono e fanno le radichette. Eccola qua, la prendiamo su con la massima cura e delicatezza. È ora di andarla a mettere nel vaso. Ci siamo ragazzi, allora il vaso almeno 20 cm di diametro, in modo che la nostra peschetta potrà crescere su per almeno quei 6-7 mesi durante il periodo vegetativo e riesce a fare un bel apparato radicale nel vaso, in modo che il prossimo anno, quando siamo a febbraio, la possiamo andare a mettere in piena terra. Io già mi sono segnato
la varietà della pesca, fatelo anche voi. Io lo faccio con un cucchiaio ed un pennarello indelebile, mi rimane molto carino, simpatico e comodo. Andare a mettere la mandorla nel terreno è semplicissimo, ma richiede operazioni delicate e movimenti attenzionati. Allora, dovrete fare una fossetta larga almeno quei 3-4 cm al centro del vasetto e profonda un dito, 1,5 cm. In questo modo qua. Il terreno, il terriccio va bene un impasto medio, non troppo drenante né che ristagni troppa acqua. Ora la vostra mandorla la dovrete mettere con la radichetta che guarda il terreno, ok? State attenti quando posizionate la radichetta all'interno del terreno a non spezzarla, e poi fate sempre piano, molta delicatezza nel muovere la mandorla. La mandorla adesso si sta dividendo proprio in due per permettere la nascita alla futura piantina, quindi la prendete con la massima delicatezza e la appoggiate con la radichetta in giù, in questo modo qua. Poi pian piano accostate il terriccio e la vostra mandorla dovrà essere sotto il terreno di quel centimetro, centimetro e mezzo. Adesso occorre annaffiare bene, abbondantemente all'inizio, io già ho umidito il terreno, in modo che tutto quanto il terriccio vada praticamente ad accostare a quella piccola radichetta che lei pian piano penetrerà e si ingrandirà con le sue capillari e avrà la possibilità di prendere gli elementi nutritivi al terreno e far crescere la piccola piantina. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Mi raccomando, utilizzate sempre prodotti biologici per le vostre coltivazioni. Un abbraccio a tutti da Pier Giorgio, ciao!